Qualche giorno fa ho presentato un semplicissimo comando DOS che ci consente di cancellare sul nostro computer qualsiasi cartella, anche quando questa si rifiuta categoricamente di essere rimossa. Ebbene, molti membri della community mi hanno fatto capire a chiare lettere che ho sbagliato, perché il problema che si presenta più frequentemente è quello di cancellare i singoli file, cosa che questo comando, benché funzioni perfettamente per le cartelle, non fa. E allora cosa succede quando un file si rifiuta assolutamente di farsi cancellare? Possiamo risolvere questo problema o no? Ovviamente sì. E adesso andiamo a vedere insieme come. Ti senti pronto? Iniziamo. Sicuramente sarà capitato anche a te tante volte quello che sta per capitare a me, ovvero che vuoi cancellare in buona fede un file dal tuo desktop o da qualsiasi cartella del tuo computer, ci clicchi con il pulsante destro, clicchi sul pulsante elimina e ti compare un messaggio d'errore proprio come questo. E non importa quello che cerchi di fare, puoi evidenziarlo e premere il pulsante Canc, puoi cercare di trascinarlo sul cestino o quant'altro e niente da fare, il file non si cancella. E allora come possiamo fare? Bene, per risolvere il problema ci serve un programmino esterno. Andiamo a procurarcelo. Per farlo, come sempre, andiamo ad aprire il nostro browser. Una volta aperto, nel motore di ricerca andiamo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e il primo risultato che verrà fuori sarà quello che ci interessa, quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it. Facciamoci clic su e nella pagina che si apre portiamoci in alto sulla sezione Downloads, questa qui. Facciamo clic e scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo file, quello che si chiama Lock Hunter. Facciamo clic sul pulsante azzurro File Download e vedremo che in pochissimi istanti il file sarà scaricato sul nostro computer. Facciamo doppio clic sul nome del file per aprirlo e potremo chiudere il browser. Nella cartella compressa facciamo doppio clic sull'unico file presente, quello che si chiama Lock Hunter Setup 343. Accettiamo che vengano apportate modifiche al nostro sistema cliccando sul pulsante Sì. Chiudiamo la finestra retrostante e procediamo con l'installazione. Clicchiamo sul pulsante Next per andare avanti, lasciando il percorso esattamente come si trova. In pochissimi istanti il programma viene installato sul nostro computer. Quello che dobbiamo fare a questo punto è andare a cliccare sul pulsante Finish. Chiudiamo la pagina che si apre e andiamo a vedere come funziona questo programma. Per sbloccare un file, tutto quello che dovremo fare è un clic con il pulsante destro del mouse e nel caso in cui abbiamo Windows 11 e non abbiamo modificato il menu contestuale, cliccheremo anche sulla voce Mostra altre opzioni. Vedremo che tra le varie opzioni ci sarà anche questa, quella che dice What's locking this file? Che cosa sta bloccando questo file? Clicchiamoci su e accettiamo che vengano apportate nuovamente modifiche al sistema. Se ci sarà qualche programma che bloccherà il tuo file, verrà indicato in questa riga. In quel caso, per sbloccarlo, ti basterà fare clic sul pulsante Unlock It. Diversamente, se nessun programma starà bloccando il tuo file, ti basterà premere sul pulsante Delete It per andare a cancellarlo. Ecco fatto, il nostro file è scomparso e la missione possiamo definirla compiuta. Chiudiamo il programma e prima di congedarci vorrei fare un'ulteriore piccola precisazione. Nel corso dell'ultimo video in cui abbiamo parlato ancora una volta di Thorium Browser ho mostrato il contenuto di questa cartella e degli strumenti che utilizzo. In particolar modo ti ho fatto vedere il contenuto di questa sottocartella qui, spiegandoti il funzionamento dei tre file all'interno.
mentre ho cercato di evitare di parlare delle altre cartelle perché contengono dei miei piccoli trucchi del mestiere e qualcuno, occhio fino, ha notato che le cartelle erano vuote. Ebbene, no, non sono vuote, semplicemente proprio perché non intendevo mostrare i file al loro interno, li ho resi invisibili. Infatti, se andiamo ad aprire la cartella, abracadabra, i file in realtà ci sono anche se non si vedono. Come vedi, utilizzare questo programma per cancellare anche quei fastidiosissimi file incancellabili è davvero semplice e sono certo che non avrai nessuna difficoltà nello scaricarlo e nell'utilizzarlo. E sperando di averti risolto un altro problema, non mi resta che ringraziarti per avermi fatto compagnia durante il corso del video di oggi, salutarti e come sempre darti appuntamento alla prossima!